Ciao a tutti e benvenuti in Sciottini d'autostima, il podcast che ti fornisce spunti concreti per accrescere di giorno in giorno la fiducia in te, sia nella tua vita personale che professionale. Noi siamo Nicola e Salima, coach certificati di autostima ed esperti delle migliori tecniche di coaching al mondo, tali la neuroscienza, la programmazione neurolinguistica, l'ipnosi, le tecniche di liberazione emotiva, la time therapy ed il life and success coaching. In Rebirth Coaching usiamo queste potenti modalità per aiutare i nostri clienti in tutto il mondo a sostituire le loro paure, traumi del passato o blocchi mentali con il sistema di convinzioni che necessitano per costruirsi una vita e carriera di successo che dia loro piena soddisfazione. E ancora una cosa, oltre a questo nostro ricco curriculum, siamo partner sia nella vita privata che professionale. Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata del nostro podcast Sciottini d'autostima. Io sono Salima E io Nicola. e oggi andremo a trattare del tema come comportarsi con i prepotenti. Se vi piace il nostro podcast, ricordatevi di mettere mi piace e di abbonarvi al canale. Iniziamo con la prima parte, che è: cos'è esattamente un prepotente? Un prepotente è la persona che vi dice cosa fare, pensare, dire, provare, eccetera. In poche parole, che cerca di controllarvi. C'è da saper fare la differenza tra la persona che è il vostro capo e quindi che vi può dire cosa dovete fare, cosa aspetta da voi, e la persona che non lo è, ma agisce lo stesso come se fosse il capo, che sarebbe quindi il prepotente. Adesso passiamo a perché è così importante parlare dei prepotenti che tutti noi incontriamo tanto in giro, sia nella vita privata che professionale. Perché il prepotente si comporta così? Perché ha troppo ego e l'ego è l'opposto dell'amore ed è l'opposto della fiducia in se stessi. Quindi quando la persona sa di mancare di fiducia in sé, tende ad essere prepotente con l'altro proprio per dimostrare il fatto di avere ragione, cercare di avere fiducia in sé, ma in questo modo non lo dimostra affatto, anzi è proprio il modo per fuggire da questa sua problematica e dimostrare agli altri che manca di fiducia in sé. Un prepotente è una persona solitamente anche molto abile a manipolare gli altri. Ti fa credere di essere nel torto, ti fa credere che hai delle reazioni emotive esagerate, sbagliate. In realtà questo è una tecnica che usa il prepotente per manipolare, giocare con la sensibilità degli altri. Esatto. Non c'è da confondere prepotenza, che ha aggressività, odio verso se stessi, che è esternalizzato in modo non sano contro gli altri, a puntare il dito, a criticare l'altro piuttosto che guardarsi se stesso, con fiducia in sé. La fiducia in sé è calma, silenziosa, è carisma, è amore verso sé e verso gli altri, perché non ci si sente in competizione con gli altri. Quindi sentiamo adesso il primo consiglio su come gestire i prepotenti. Per prima cosa, quindi, è fondamentale mantenere la calma. Lo so che è la cosa più difficile da fare perché ci sentiamo aggrediti e quindi tendiamo anche noi a rispondere, ma se non manteniamo la calma non riusciamo a gestire la situazione. Quindi cercate di fare un respiro profondo, cercate di pensare a qualcos'altro dentro di voi che vi trasmette tranquillità, magari sviate dalla situazione e andate a farvi un giro, così riconquistate la calma interiore. Poi pensa anche se stai reagendo come un bambino, quindi se sei in una modalità passiva, aggressiva, nel senso che magari stai alzando lo sguardo in aria, ti stai trattenendo le emozioni, non sai come rispondere in questa situazione, come agire, ma stai ribollendo dentro e quindi questo non ti aiuta anche a gestire la situazione perché stai permettendo a te stesso di stare male, quindi all'altro di
di essere prepotente su di te. Sì, ed è come un veleno che cresce dentro di te, invece di dire stop alla persona, non solo la lasci andare avanti, ma poi te ti avveleni da solo. Consiglio numero 2: sii diretto. Puoi essere diretto pur avendo rispetto per la persona, e lo so che quando è super prepotente questa è tosta, ma ce la puoi fare. Sii rispettoso dell'altro, prima di tutto per te, per essere tranquillo con la tua coscienza e anche poi per evitare le conseguenze negative che potrebbe avere sia nella tua vita familiare, personale, che se sei sul posto di lavoro. Quindi sii diretto, pur essendo rispettoso e con sicurezza in te. Questo vuol dire, se la persona è prepotente con te, gli puoi dire: apprezzo molto il tuo feedback o apprezzo la tua idea, ma non mi piace o non accetto il modo in cui ti rivolgi a me. Non serve essere irrispettoso o parlarmi con superiorità perché io possa capire quello che stai cercando di trasmettermi. E visto che il prepotente ha tanto ego, è probabile anche, ma non è detto, ma è probabile che si possa offendere. Se questo dovesse succedere, basta che tu dica: capisco come hai scelto di prenderla o come ti fa sentire, e allora mi sa che a questo punto possiamo essere d'accordo di non andare d'accordo stavolta. Le parole sono molto potenti. Quel stavolta vuol dire ti avverto che hai fatto il prepotente con me stavolta, ma non te la lascerò fare un'altra volta. E poi il fatto di dire dobbiamo essere d'accordo di non andare d'accordo permette di creare comunque un senso di armonia e di concordo tra di voi, anche se alla fine la pensate comunque in modo diverso. Terzo punto che ti dico è quello di non prenderla sul personale, quindi sappi che se qualcuno è prepotente con te in quel momento non è perché sei tu nel torto, è perché semplicemente sei la prima vittima che gli è capitata sotto il naso, quindi Vero? ti è andata male in quel momento. Assolutamente non hai nulla di sbagliato, perché se fosse così la persona si comporterebbe con te in un altro modo, te lo direbbe non da prepotente. Quindi togliti dalla testa il fatto di essere sbagliata, di essere in colpa, non prenderla sul personale, ma liberati da questa emozione, da questa sensazione. Anche una tecnica molto efficace che si può fare in quel determinato momento è la tecnica della liberazione emotiva, che si chiama EFT, che permette di liberarsi di ogni emozione negativa che è bloccata nel corpo. È vero quello che dici di non prenderlo sul personale, anche perché se invece la prendessi sul personale, vuol dire che hai scelto, perché sia una scelta, di lasciare l'altra persona ferirti. E come dice Eleanor Roosevelt, e lo sapete che l'ho già citata questa citazione, nessuno ti può far sentire male senza il tuo consenso. Quindi se il prepotente ti fa stare male è perché tu in un certo modo l'hai lasciato fare, se no gli dovevi mettere i paletti e non lasciare questa cosa ripetersi. E adesso punto numero 4, ignorali. Ignorali questi prepotenti perché non sempre merita risponderli prima, quindi risparmiati il tuo tempo e la tua energia e anche la tua sanità mentale e quindi scegli tu di essere l'adulto nella stanza, di non rispondere. Quindi il tuo alleato migliore in queste situazioni è il silenzio. Una volta che hai detto alla persona non tollero il modo in cui mi parli, stai zitto, non hai niente da aggiungere e poi una persona non è che può andare avanti a lungo parlando da sola. Seconda cosa, ricordati che dobbiamo essere in due almeno per litigare. Quindi se tu rifiuti di entrare in litigio con la persona, non ci sarà nessuna litigata. Hai tu il potere ben più di quanto tu pensa. Quinto punto, puoi rispondere al prepotente in stile umoristico. Per esempio, sembra che vuoi fare il mio lavoro al posto mio? Grazie. Fai E pure. poi fai pure, bene, e noterai già subito che il prepotente inizia a cambiare la sua reazione. Oppure in un'altra situazione, sei stato promosso a lavoro e non l'ho saputo? Ecco, questi sono degli esempi per reagire con umore, poi puoi pensarne ad altri in base alle situazioni in cui ti trovi. Sì, molto furbo per far capire all'altro che veramente sta esagerando. Sì.
Punto successivo è fissare dei paletti chiari. Questo lo sapete che è un tema che adoro evocare. Quindi fissate dei paletti chiari. Tanta gente, tanti clienti ci chiedono ma come? Semplicemente fissandoli nel modo più semplice e diretto che potete con il minor numero di parole possibili. Quindi assolutamente non scusatevi, non giustificatevi, semplicemente dite alla persona non accetto, non tollero il modo in cui mi parli. Accetto di sentire le tue idee che sembrano molto creative, molto intelligenti, ma non il modo in cui ti rivolgi a me. Quindi ti chiederei di rivedere il modo in cui ti esprimi e di rivolgerti a me con rispetto. Quindi ditelo anche voi con rispetto verso l'altro, dando l'esempio, ma anche con sicurezza in voi, perché quello impatterà tanto come l'altro prenderà la vostra esigenza, ecco. Un altro modo di mettere dei paletti con la gente è di letteralmente, fisicamente prendere le vostre distanze con queste persone fisiche quando è possibile. Ovviamente se è un collega di lavoro difficilmente lo potete licenziare perché non siete voi il capo, ma potete cercare di evitare di collaborare troppo spesso con lui su dei progetti, per esempio. E poi alla fine della giornata, quando sentite che proprio quella persona vi ha fatta sentire un po' troppo giù, potete fare la tecnica cutting cords che vi insegnerò in un prossimo training. Scrivetemi in commento se volete che vi insegno passo a passo come fare questa tecnica su di voi per veramente tagliare ogni legame con le persone tossiche nella vostra vita. Quindi non dite mai quei famosi e frequenti come vuoi tu. Ok, va bene? No. Se pensate no, dite no. Basta solo dirlo in modo tranquillo, non prepotente a vostra volta e con sicurezza in voi. No. Sì, e già rispondere così vi sentirete anche molto meglio. Esatto. Ricordatevi anche che siete voi a decidere come allenare gli altri a rivolgersi a voi. Quindi così come un cane all'inizio inizierà sempre a voler prendere il sopravvento su di voi, a creare questa gerarchia, ma se voi sin dall'inizio chiarite bene le cose e rimanete chiaro, non cambiando ogni giorno la vostra strategia, la persona la rispetterà. Se lasciate la persona fare di tutto e di più, finirà anche col mettervi i piedi in testa. E così è il genere umano, purtroppo. Sempre sulla storia dei paletti, è super importante essere connesso con le proprie emozioni, quindi state attenti a quando iniziate a sentirvi una vittima, ok? Quando iniziate a sentire rancore in voi o un senso di umiliazione, lì è fondamentale agire al più presto e cercare supporto in una persona che vi possa aiutare. E quale persona meglio di un coach per supportarti? Quindi richiedi il suo aiuto, vai nel link della mia biografia e clicca su chiamata conoscitiva. In questo modo sarai guidato passo a passo al raggiungimento del tuo obiettivo. Oppure se non avete i social ci potete scrivere una email a hello@rebirthcoaching.it. Finalmente, ultimo punto. Dai l'esempio tu per primo. Per esempio, puoi dimostrare all'altro come agire in quanto persona che rispetta gli altri e che ha fiducia in sé, non che finge di averla con aggressività come lo fa un prepotente, ma che ce l'ha veramente con calma, con carisma. Puoi anche chiedere al manager o a un superiore qualsiasi di ricordare a tutti quanti i ruoli di ciascuno e la gerarchia nell'azienda. Quindi spero veramente che avete preso un sacco di appunti e li metterete in pratica, vedrete molto in fretta i risultati nella vostra vita, questo ve lo posso assicurare. Se siete pronti anche voi ad ottenere il supporto di un coach come suggeriva prima Nicola, non esitare ad andare nel link nella nostra bio e chiedere una chiamata conoscitiva oppure scriverci una mail semplicemente. Se questa puntata vi è piaciuta, non esitate a mettere mi piace e abbonarvi al canale. Con questo è tutto per questa puntata, vi ringraziamo per aver condiviso questo momentino con noi e vi diciamo alla prossima volta. Ciao! Ciao!